Siamo partiti dall'Asinara. Stamattina non è che sia una condizione fantastica, c'è un nord-est abbastanza forte. Vedete benissimo qual è la situazione, abbiamo un 25-30 nodi. Al mitico passaggio dei Fornelli. Stamattina abbiamo lasciato l'Asinara giusto un'oretta fa. La notte scorsa è stata abbastanza fastidiosa, ha soffiato vento da Grecale per tutta la notte, eravamo alla Boa Cala Reale, riparati dalla cala, però comunque un pochino di onde di forti raffiche di vento ci sono state. Ora, come piace a Mauro, passiamo ai Fornelli. Pirata Mauro, è pronto? Pronto, passaggio dei Fornelli, guarda, stiamo facendo perfettamente l'allineamento. Qui l'acqua si abbassa parecchio, infatti il colore dell'acqua è meraviglioso proprio perché è molto molto bassa, bisogna fare molta attenzione. Parecchio vento da Grecale che continua a soffiare, però qui ai Fornelli adesso man mano che ci addentriamo siamo un po' più riparati. Onda pian piano cala e dovremmo farlo, mi auguro bene, insomma. Adesso passiamo agli allineamenti. Ecco, questo è il passaggio, sono allineato con i due pilastrini a ovest. Adesso quando questi due pilastrini dietro di noi, bianchi e neri, saranno allineati, gireremo. Davanti sono perfettamente allineati, siamo al traverso della torre. Allineamento perfetto, eccolo dietro la barca blu, adesso anche lei virerà per seguirci, vediamolo. Hanno preso noi come esempio, Mauro, ci seguono, è per quello che ci azzeccano l'allineamento. Ecco, dopo 3 giorni lasciamo l'Asinara, quest'isola meravigliosa che particolarmente gli anni che visitiamo con estremo piacere di pigliare. E adesso si prospetta una nuova avventura nel costa ovest della Sardegna. Cominciamo a scendere verso sud. Ciao Asinara, noi ci veniamo sempre volentieri perché ci piace sempre moltissimo. Stiamo viaggiando vento in poppa. Questo qua è Capo Falcone, dietro di noi, di fianco a noi. La nostra Cristina concentratissima al telefono. Stava lavorando. Eccoci in arrivo a Portoferro, una baietta molto carina, ci sono ben solo due barche. Questa notte vediamo di fermarci in questa baia, l'acqua è turchese, fondo sabbia, piena sabbia. Arrivati alla spiaggia di Portoferro,
molto carina, contraddistinta da queste due torri, la torre nera sulla sinistra, la torre bianca sulla destra. C'è una piccola dolce spiaggetta qua in fondo, frequentata principalmente da chi ama prendere il sole in nature, ed ecco questo bel ferro di cavallo. Adesso lo vediamo tutto, questo bel ferro di cavallo che arriva fino dall'altra parte, eccolo qua. Praticamente tutta questa spiaggia di sabbia bianchissima, molto bella. Ancora abbiamo un po' di maretto che arriva da sud-ovest appena, ma penso che la notte dovrebbe tranquillizzarsi tutto e questa piccola leggera ondina che c'è dovrebbe poi sistemarsi e non avere più niente. Quindi passeremo qua la notte. Cristina, cosa ci dici? Ti ha gustato dopo le bellezze dell'Asinara? Moltissimo. Ti ha gustato anche questa? Moltissimo. Sei contenta? Bello, bellissimo posto, Felice? paradisiaco. Paradisiaco? Adesso facciamo un bagno. Adesso bagnetto. 1, 2, 3. Che bella! Temperatura splendida. vedi. Ed ecco anche la nostra Cri ha fatto il bagnetto. Oh, era ora, adesso tocca a Mauretto. Mia era la piscina. Portoferro, tramonto. Ci stiamo rilassando dopo una navigazione giornaliera divertente, dai. Partiti con 30-35 nodi di Grecale da Cala Reale, bella ondona, bel vento. Usciamo con mezzo fiocco a 6 nodi e mezzo. Abbiamo fatto i fornelli in queste condizioni. Superati i fornelli dopo Capofalcone è calata decisamente l'onda, ma il vento è continuato, quindi andavamo da Dio, divertentissimo, stavamo bene. Poi mollato vento, è rimasto un po' di onda, ondina antipatica, però insomma l'equipaggio, il crew si è trovato bene e siamo arrivati qui in questo bel luogo. La barca qua vicino, il tramonto dietro la collina, una bottiglia di moscato d'alba fatta fuori, bettina, un po' di aperitivo. Direi che ci vediamo domani mattina. Nuovo giorno, nuova avventura. Lasciamo Portoferro, eccolo qua, questo qui alle nostre spalle, con le due torrettine, e ci dirigiamo verso Capocaccia, che vedrete tra poco, uno dei posti più spettacolari di tutta la costa occidentale sarda. Stiamo arrivando alle falesie che circondano Capocaccia. L'aria è caldissima. Stiamo navigando tra le falesie e l'isolotto Piave. Su in cima alle falesie c'è la grotta delle Brocche Rotte, dove io e Betty siamo stati a dicembre, quando eravamo qua con il camper, una breve escursione di una mezz'oretta circa, che ci ha permesso di ammirare un panorama stupendo dall'alto delle falesie. Rani che procede spedito.
tra l'isolotto Piana, Cala Puntetta qui di fianco a noi, e tutte le falesie di Capocaccia. Quello là in fondo è Capocaccia. Eccole le falesie e l'isola Piana che abbiamo appena passato a motore. Non mi oso passare a vela questi stretti passaggi. Dove andiamo a Porto Conte? Andiamo a Porto Conte, ancoriamo lì per i nostri follower. Allora, guarda là dentro il coso, dando si vede il buco. Ora tra poco si vede il buco, vedrai che esce fuori sulla sinistra del buco un'immagine che è proprio il naso di Dantino. Guardate, ecco il buco, adesso arriva il buco, si vede dall'altra parte, vedi che esce fuori il naso di Dante, lo vedi sopra? Quello si chiama il naso di Dante perché ha quella protuberanza tipica del naso di Dante. Ecco adesso. Eccolo adesso, questo, vedi adesso. Questo si vede. Adesso l'ho visto. Siamo arrivati alle grotte di Nettuno sotto Capocaccia. Tra l'altro a dicembre ci siamo venuti col camper e non ci hanno manco fatto entrare perché c'era mare grosso enorme. Per la sicurezza delle persone non ci hanno permesso di entrare. Guardatele dal mare che belle. Là c'è quel traghettino che scarica le persone nella grotta che è la bassa a livello mare, oppure si può scendere dall'alto di Capocaccia facendo tutta quella scalinata che si vede intagliata nella roccia. La serata si prospetta positiva con un po' di bistecche, il nostro barbecue, abbiamo già delle salsicce e la nostra Cristina che è già lì che si Stanno usando il le profumo. labbra. Manca il vinello Abbiamo, non l'hai fatto vedere? Ah giusto, abbiamo ancora un po' di... Abbiamo melanzane grigliate, zucchine grigliate, una torta salata, guacamole sempre fatto da Bettina, un po' di insalatina mista e dei pomodorini con cipolle e capperi per una bruschettina. In una atmosfera idilliaca, siamo a Porto Conte. Il sole sta tramontando dietro la collina. Che bella, che bella. L'avevo appena girata. Quasi pronte. Forse le lasceremo finire la cottura, forse ce le mangiamo prima perché sono troppo profumate. Ecco, ci siamo a metà del passaggio, sono allineato con i due pilastrini ovest. Stiamo attraversando le falesie, navigando tra gli isolotti. Come si chiama questo isolotto? Isolotto Piana. Isolotto Piana. E la serata si prospetta positiva, ci abbiamo un po' di... Aspetta, ricomincio che sto telefono suona sempre con Alessandro quando non deve. Ricominciamo. Sei un rompiballe. Quello è il mio vino. Un ipip per la cuoca. Ipip, Betty. Vedi, almeno qualcuno mi fa i pip, perché se aspetto Mauretto non mi dice mai niente. Ippo ippo. Guarda, ma- Ippo. E va bene le salsicce che si stanno facendo da sole, ma la verdura grigliata, guarda, è stata bravissima.